Occhi di lince, ciao, mi chiamo Edo Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e lavoro con la neurologia funzionale per migliorare la pratica dello yoga. Allora, oggi lavoreremo con i mattoncini in una maniera tale per facilitare le posizioni di yoga. Prenderemo 7 posizioni e cercheremo di vedere come i mattoncini potrebbero migliorare la posizione. Magari io non riesco ad mettermi in una posizione confortevole e quindi il mattoncino mi aiuta. I mattoncini io preferisco in gomma perché sono leggeri, sono morbidi. Troverete nei commenti un link dove vi porterà ad avere un sconto per l'acquisto del mattoncino. Allora, ricordatevi di seguire il mio canale e di schiacciare la campanella di avviso per le prossime lezioni che avverranno. Ok, allora, in neurologia funzionale, questo tipo di facilitante, che è un facilitante esterno, per cui si chiama cueing esterno, una stimolazione esterna a livello del sistema nervoso periferico, per cui la pelle, il tatto. Il mio cervello percepisce in una maniera molto diversa quando io ho un appoggio, quando io ho una maniera di appoggiarmi magari le mani o appoggiarmi i piedi in una determinata maniera, in una determinata posizione e favorisce dopo tutto il resto dovuto a una informazione che va al mio sistema nervoso centrale. Ecco, questa era esattamente una spiegazione per cui i mattoncini potrebbero funzionare come un facilitatore nelle posizioni che vedremo. Sono 7 posizioni. Tutti gli altri video che ho fatto parlo molto di respirazione. Lascerò anche qua sotto un link, un libro veramente speciale che io mi sono ispirato. È di Wanda Scaravelli. Guardate sotto nei commentari, c'è il link, vi porterà direttamente a uno sconto speciale. Bene, allora prenderò per ora un mattoncino e metterò nella zona toracica. Potrei mettere un po' più in alto o un po' più in basso, ma non sul tratto lombare. Per cui cerco di preferire il tratto toracico. Le ragazze, per esempio, possono mettere come punto di riferimento leggermente sopra o proprio dove c'è il reggiseno o appena sotto. Okay? Gli uomini un po' più su, un po' più giù e va bene lo stesso. Posso mettere il mattoncino in questa altezza o in questa altezza, per chi comincia magari in questa altezza. Io lo metto qui, ma potete scegliere queste due possibilità. Le metto in una condizione che mi sia per ora confortevole. Ok, con la testa dietro, appoggio le mani dietro la testa e vado piano piano. Ovviamente il respiro devo portare sulla parte anteriore del torace, non inferiore, non posteriore, qui, e piano piano scendo. Mi aggiusto. 2. Nel quinto dovrei avere già la testa in basso e poi lascio rilassare le braccia. Se per caso qualcuno non riesce ad appoggiare la testa come lo faccio io lo metto sotto la testa e rilasso le braccia.
Dopo un po' posso anche togliere e vedere se la testa scende. Rimango da 5 a 7 respiri, sempre sulla parte anteriore del torace. Muovo le braccia, muovo un po' le gambe. Prendo di nuovo la testa e su in alto. Sulla testa. Ebbene, questa è la prima posizione in apertura. Lo vediamo ora l'altra posizione sempre in apertura, ma mettendo il mattoncino, guardatemi qua, in questa posizione, non in questa, e dovrei mettere proprio l'osso sacro sopra il mattoncino. Ricordatevi che potete metterlo anche in questa maniera o ancora più in basso, non in questa maniera, ok? 1, 2 o 3 il più avanzato. Ci sono anche due maniere di mettere il mattoncino, uno in movimento, l'altro la posizione classica. Metterò nella posizione classica i piedi a terra, faccio un mezzo ponte, alzo il bacino, posso andare in punta di piedi, cerco e lo appoggio e appiattisco l'osso sacro. Ok? Oppure in un'altra maniera, quindi faccio una specie di mezzo rotolamento, i gomiti spingono in basso, osso sacro, giù in basso i piedi. Ecco, questo mattoncino è bello morbido, assolutamente non mi dà fastidio all'osso sacro, tengo in equilibrio il mattoncino e stendo la destra, stendo la gamba a sinistra. Ok? Prima rilascio con le braccia ancora sopra il materassino verso le gambe, porto il respiro sempre alla parte anteriore del torace, poi un braccio dietro e l'altro. E lì mi rilasso. Cerco di espirare attraverso l'osso sacro, sempre più pesante. Anche lì da 5 o a 7 respiri. E rilasso le spalle. Bene, torno dietro con le braccia, appoggio le mani, fletto le gambe, posso uscire rotolando indietro oppure alzando soltanto il bacino. Ora preferisco solo alzare il bacino. Alzo, tolgo, vertebra dopo vertebra a terra, in basso, abbraccio le gambe. Ora faccio dei piccoli movimenti come se dovessi proprio massaggiare il tratto lombare, l'osso sacro, l'articolazione sacroiliaca. Ok? Bene, appoggio i piedi, mi giro,
e mi alzo. Bene, queste sono le due posizioni. Molto probabilmente avete già visto come fare questa posizione. Io ho soltanto utilizzato un mattoncino un po' più morbido, soffice, che è quello in gomma, per cui se volete andare a comprare, vi lascio il link qua sotto nei commenti, dove potete schiacciare, andare a comprare e ci sono anche degli sconti, ok? Ricordatevi sempre, iscrivetevi al mio canale e schiacciate la campanella per non perdere gli altri video, perché sono 365 lezioni, per cui tutto l'anno. Mi sembra che questa qua sia la 26esima lezione da quando ho iniziato, per cui ce ne sono ancora di lezioni. Bene, vedremo due posizioni in piedi. Utilizziamo sempre un mattoncino. La prima posizione lo faremo il Trikonasana. Radico bene le dita dei piedi, aggancio come se fosse delle ventose, le cosce già ruotano dall'interno all'esterno, prendo il mattoncino in questa maniera e su in cima il braccio, mano sinistra, e vado nella direzione in cui il braccio mi porta. Stendo, lo sguardo, stendo e appoggio il mattoncino dietro. Questo è per quelle persone che hanno più difficoltà nella posizione del Trikonasana, perché tira molto l'interno della coscia destra. Appoggio il palmo e la mano sinistra sotto la natica sinistra. Potrei anche abbassare il mattoncino, ancora di più abbassarlo ulteriormente, per cui posso gestirlo in quale altezza io posso andare. Ok? Sul braccio sinistro. Bene, dal braccio sinistro vengo su in alto e giù in basso il braccio. Bene, cambio. Sinistra, aggancio, piedi, mano destra, braccio sinistro. Stendo là in avanti, guardo dove vado, appoggio il mattoncino, palmo al mattoncino, mano destra lungo il gluteo destro. Sul braccio destro e su in cima. Tendo le cosce. Potrei iniziare da questa posizione col mattoncino più in verticale, poi più in basso, ce la faccio, ancora più in basso, ce la faccio, sinistra, su in cima della mano destra, sul braccio sinistro e stop. Ok? Molto semplice, perché se ci fosse un mattoncino di legno è molto più pesante e per fare questa posizione magari devo prendere il mattoncino che è a terra, devo posizionarlo, devo spostare avanti e indietro. Io preferisco utilizzare il mattoncino a gomma dovuto alla sua leggerezza, ok? In questa posizione, perché poi le posizioni, l'inizio della lezione è dovuto alla sua morbidezza, ok? Allora, questa è la posizione del Trikonasana. Adesso lo possiamo fare la posizione di Parsvakonasana. Praticamente come impostazione è uguale a Trikonasana, quindi piedi destro, piedi sinistro, braccio destro in cima, mano sinistra sul fianco, vado nella direzione dove devo andare come se fosse il Trikonasana, fletto la gamba, appoggio il palmo flettendo la gamba destra e la mano sinistra lungo il gluteo sinistro. Guardo, vedo il ginocchio, coscia parallela a terra, potrei mettere la mano destra qui, potrei mettere la mano destra più in basso,
o ancora più in basso. Potrei mettere là dietro, ok? Cominciando dall'alto e andando verso il basso. Poi sul braccio e stendo tutto il fianco sinistro. Stendo di nuovo braccio sinistro, braccio destro, vengo in cima, giù il braccio, cambio direzione. Braccio sinistro, mano sinistra, mi posiziono come se fosse Trikonasana, braccio sinistro in alto, mano destra a fianco destro e là in avanti. Là in avanti e fletto la gamba sinistra. Aggiusto, mano destra e premo la mano sinistra sopra il mattoncino, o più in basso o più in basso ancora, o in avanti o in sopra o sollevato, ok? Mettiamo che sia qui, braccio destro vicino al viso e stendo intensamente la gamba destra e il braccio destro. Braccio destro lungo il fianco, stendo in alto, stop. Appoggio, fletto le gambe, chiudo le gambe. Allora, vi sto facendo abbastanza anche velocemente, anche perché questa lezione servirà per tante altre lezioni, perché magari facendo la posizione uno non sa esattamente dove mettere la mano, è in difficoltà. Ecco, questa lezione vi darà una base per tutte le altre lezioni che avverranno o anche per la pratica vostra a casa. Per cui io voglio fare il Trikonasana, voglio fare il Parsvakonasana, voglio aprire esattamente il torace e utilizzo magari il libro o un oggetto che va bene, va molto bene, però il mattoncino risolve un sacco di problemi e facilita veramente la vostra pratica. Ripeto, nella neurologia funzionale noi chiamiamo questo tipo di attrezzo esterno, per cui un cueing esterno, un stimolo esterno a livello del sistema nervoso periferico, per cui il tatto, delle posizioni, per mandare delle informazioni al mio sistema nervoso centrale, per facilitare in questo caso le posizioni di yoga. Utilizzerò 2 mattoncini, per cui quando comprerete è meglio comprare 2 mattoncini. Bene? Allora facciamo Parsvottanasana. Piede destro, piede sinistro indietro. Questa è la quinta posizione. Saranno 7 posizioni. Piede sinistro leggermente portato quasi a 45 gradi. I talloni larghi come il bacino. Allora, sulle braccia, mi stendo là in avanti, là in avanti, là in avanti, là in avanti e i mattoncini sotto le spalle. Qui ci lavoro col coccide in alto, coscia sinistra che ruota dall'esterno all'interno, per cui io in questa altezza magari ho una possibilità molto maggiore di creare dei piccoli movimenti senza stare lì a soffrire sulla estensione, sull'ischio curale o per quanto riguarda l'equilibrio, piuttosto di appoggiare le mani a mattoncini e essere lì molto più tranquillo. L'ischio destro in alto, potrei poi molto rapidamente cambiare posizione, molto rapidamente cambiare, oppure ancora, ok? Facilissimo. Bene? Ah. Molto semplice, no? Piuttosto di creare delle difficoltà in certe posizioni, io dovrei soprattutto all'inizio di facilitare. E andiamo dall'altra parte.
piede sinistro, piede destro leggermente in diagonale, ok? Guardo quel bacino diritto, sulle braccia, mi stendo là in avanti, giù le mani e guardo, aggiusto, bacino, stendo la schiena, guardo circa 2,5 metri davanti a me, ruoto la coscia destra dall'esterno all'interno, coscia sinistra dall'esterno all'interno anche quella, coscia in alto, e poi adesso vedo qual è la mia altezza che devo lavorarci sulla posizione. Ok? Rifletto. Vedete la facilità in cui proprio muovo il mattoncino? Leggero e anche morbido. Io vi suggerisco questo tipo di mattoncino, morbido, ok? Per cui se non ce l'avete ancora un mattoncino, andate qua nei miei commenti, cliccate e avete degli sconti importanti per comprare mattoncini, a parte che poi non costa tanto. Ok? Allora, questa siamo alla quinta posizione. Utilizziamo il mattoncino anche per le posizioni un po' particolari, per esempio l'Ustrasana, che non vediamo oggi, che è la posizione del cammello, quindi chi non riesce ad appoggiare le mani ai taloni appoggia il mattoncino, il Sirsasana, che è la testa in giù, per cui prendo il mattoncino e l'appoggio la testa dietro alla nuca, o tante altre posizioni. Ora vedremo ancora 2 posizioni. Partiamo sempre con la posizione che è il Tadasana, per cui metto il mattoncino in mezzo alle cosce, metto i talloni sotto le anche, per cui rilasso l'addome, immagino che ci sia questo filo che mi tira su, rilasso le braccia, il peso non avanti, non dietro, ma in centro ai piedi, e devo cercare di percepire ciò che le cosce devono fare nella posizione del Tadasana. Le cosce devono ruotare leggermente dall'esterno all'interno, per cui il mattoncino deve spostarsi leggermente indietro, non all'esterno, quindi non fuori, ma leggermente all'interno. Ho cercato di esagerare per farvi vedere, non all'esterno, perché non devo stringere le natiche, ma leggermente all'interno. Questo movimento leggermente all'interno mi crea già una curva fisiologica al mio tratto lombare e rimango lì. Per cui una percezione dalle cosce in relazione a come devono essere le anche. Respiro, faccio 5-7 respiri e cercate di provare. Per cui utilizzate il mattoncino. Se per caso in questi giorni non ce l'avete perché non avete ancora comprato, utilizzate un libro. Poi un libro ha una certa consistenza e anche pesantezza, è meglio il mattoncino. Faremo 10 posizioni. Faremo Tadasana, Uttanasana, Adho Mukha, Chaturanga, Urdhva Mukha e poi saliamo. Per cui tutta una sequenza con il mattoncino per cercare di percepire quello che devono fare le anche nelle posizioni che vi ho detto. Ok? Quindi sempre le cosce devono ruotare dall'esterno a interno. Vado in Uttanasana, cammino Adho Mukha, vado in Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. Cammino, dita di nella coppa e vengo su. Ecco, per cui in tutta la sequenza il mattoncino deve spostarsi all'indietro,
le cosce devono ruotare dall'esterno a interno, okay? In tutta la sequenza. Tadasana, Uttanasana, Adho Mukha, Urdhva Mukha, Chaturanga e poi il ritorno indietro, per fissare proprio questa percezione di quello che devono fare le anche. Ci vuole tanto tempo, deve creare una neuroplasticità. Quando praticate con me o di praticare da sole, lasciate sempre a portata di mano il mattoncino o i due mattoncini per eventuale percezione che volete dare alle anche in questo caso, o a percezione delle mani in determinate posizioni, eccetera, eccetera. Per cui da adesso in poi utilizzate i mattoncini in una maniera come se fosse il quotidiano della vostra pratica. Lasciatevi sempre lì vicino che prima o poi magari vi servirà. Il mattoncino è quello in gomma, è soffice, morbido, leggero, e troverete qui sotto nel commento il link dove vi porterà a comprare il mattoncino a un buono sconto. Bene, per oggi abbiamo finito, abbiamo fatto una lezione più corta, ma era per dare una certa base per le lezioni che avverranno e per le lezioni che l'abbiamo già fatto, l'utilizzo del mattoncino o dei mattoncini. Ok? Molto bene, per oggi è finita e ci vediamo lungo la strada.